Le Cinque Terre sono una destinazione magica che incanta tutti coloro che le visitano. I suoi 5 colorati paesi, arrampicati sulle scogliere della Riviera italiana, offrono viste mozzafiato e un'atmosfera unica. Ti racconterò tutto ciò che devi sapere per pianificare il tuo viaggio. Come arrivare a Cinque Terre? In aereo, l'aeroporto più vicino è quello di Genova. Da lì puoi prendere un treno regionale fino alla Spezia e poi un altro per i paesi delle Cinque Terre. In treno è il modo più comodo e veloce per arrivare. Treni regionali collegano le principali città italiane con la Spezia e i paesi delle Cinque Terre. In auto, se preferisci avere più libertà, puoi noleggiare un'auto e guidare fino alle Cinque Terre. Tuttavia, tieni presente che il parcheggio può essere limitato. Dove soggiornare a Cinque Terre? Nei paesi, puoi trovare una vasta gamma di sistemazioni in ciascuno dei 5 paesi: hotel, bed and breakfast, appartamenti. Ogni paese ha il suo fascino. Alla Spezia, se preferisci un alloggio più economico e con più opzioni, puoi soggiornare alla Spezia e fare escursioni alle Cinque Terre. Cosa fare a Cinque Terre? Escursionismo. Il Sentiero Azzurro è uno dei percorsi di trekking più famosi d'Europa. Collega i 5 paesi e offre viste spettacolari sul mare. Visitare i paesi, ogni paese ha il suo fascino. Puoi passeggiare per le sue stradine strette, visitare le sue chiese e castelli e goderti le viste dai belvedere. Rilassarti in spiaggia. Anche se le spiagge sono piccole e di ciottoli, sono perfette per fare un bagno e godersi il sole. Fare immersioni o snorkeling. Le acque cristalline delle Cinque Terre sono ideali per esplorare il fondale marino. Assaporare la gastronomia locale. Non puoi perderti i piatti tipici della Liguria, come il pesto, la focaccia e i frutti di mare freschi. La cucina delle Cinque Terre è semplice ma deliziosa, basata su prodotti freschi e locali. Alcuni dei piatti più tipici sono: pesto, una salsa verde a base di basilico, pinoli, formaggio parmigiano e olio d'oliva. Focaccia, un pane piatto con erbe e olio d'oliva. Sardinelle alla ligure, sardine marinate in olio d'oliva, aglio ed erbe. Trofie al pesto, pasta tipica della regione, servita con pesto. Vino Sciacchetrà, un vino dolce e aromatico, perfetto per accompagnare i dessert. Cosa visitare nelle Cinque Terre? Il Parco Nazionale delle Cinque Terre. I 5 paesi fanno parte di un parco nazionale che garantisce la protezione della loro bellezza naturale. Castello Doria, a Monterosso al Mare. Chiesa di San Giovanni Battista, a Vernazza. Torre Aurora, a Manarola. Via dell'Amore, un sentiero romantico che collega Rio Maggiore e Manarola. Consigli per visitare le Cinque Terre. Il periodo migliore per visitare, la primavera e l'autunno, sono le stagioni ideali per evitare le folle e godere del bel tempo. Trasporto. È consigliabile acquistare il Cinque Terre Card, che ti consente di utilizzare il treno regionale e gli autobus in modo illimitato. Alloggio. Prenota in anticipo, specialmente in alta stagione. Calzature comode. Avrai bisogno di calzature comode per camminare sui sentieri e nei paesi. Proteggiti dal sole. Porta un cappello, occhiali da sole e crema solare. Le Cinque Terre sono una destinazione che ti lascerà senza parole. Non perdertela! Un altro paese importante della regione della Liguria è Portofino. Portofino è un vero gioiello della Riviera italiana. Questo pittoresco villaggio costiero, con le sue case color pastello e il suo piccolo porto pieno di yacht di lusso, ha affascinato visitatori da tutto il mondo per secoli. Un po' di storia. Un tempo era un semplice villaggio di pescatori, ma oggi è una meta turistica d'élite. Tuttavia, Portofino è riuscita a mantenere il suo fascino originale e la sua bellezza naturale. Cosa rende Portofino così speciale? Il suo porto,
Il cuore di Portofino è il suo piccolo porto, circondato da case colorate e ristoranti. È un luogo ideale per passeggiare, prendere qualcosa e ammirare gli yacht di lusso. Il suo lungomare. Una passeggiata lungo il lungomare ti permetterà di godere di viste spettacolari sul mare e sui dintorni. La sua chiesa, la chiesa di San Giorgio, è un edificio del XII secolo con una facciata in stile romanico. Il Castello Brown, situato su un promontorio, questo castello offre viste panoramiche di Portofino e dei suoi dintorni. La sua atmosfera. Portofino è un luogo elegante e sofisticato, ma allo stesso tempo rilassato e accogliente. È il posto perfetto per godersi una vacanza di lusso. Cosa fare a Portofino? Rilassarsi in spiaggia. Anche se le spiagge di Portofino sono piccole e diciottoli, sono perfette per prendere il sole e fare un bagno. Praticare sport acquatici. Puoi praticare snorkeling, immersioni, kayak o paddle surf. Fare escursioni. Il Parco Naturale di Portofino offre una grande varietà di sentieri da esplorare. Visitare i paesi vicini. Puoi visitare altri incantevoli paesi della Riviera, come Santa Margherita Ligure o Rapallo. Degustare la gastronomia locale. Non puoi perderti i piatti tipici della Liguria, come il pesto, la focaccia e i frutti di mare freschi. Quando visitare Portofino? Il periodo migliore per visitare Portofino è la primavera o l'autunno, quando le temperature sono piacevoli e ci sono meno turisti. Come arrivare a Portofino? Puoi arrivare a Portofino in aereo, treno o auto. L'aeroporto più vicino è quello di Genova. Da lì puoi prendere un treno regionale fino a Santa Margherita Ligure e poi un traghetto o un autobus per Portofino. Consigli per visitare Portofino. Prenota in anticipo. Se viaggi in alta stagione, è consigliabile prenotare il tuo alloggio in anticipo. Indossa scarpe comode. Avrai bisogno di scarpe comode per camminare per le strade e i sentieri. Goditi l'atmosfera. Portofino è un luogo per rilassarsi e godersi la vita. Camogli è un vero tesoro della Riviera italiana. Questo pittoresco villaggio di pescatori, con le sue case dai colori vivaci e l'atmosfera rilassata, ti conquisterà fin dal primo momento. Cosa rende Camogli così speciale? Le sue case colorate. Una delle caratteristiche più distintive di Camogli sono le sue case dai colori pastello che si accalcano sulla collina, creando un paesaggio da sogno. Il suo porto. Il piccolo porto di Camogli è il cuore del villaggio. Circondato da barche da pesca e ristoranti, è il luogo perfetto per una passeggiata e contemplare il mare. La sua spiaggia, la spiaggia di Camogli, sebbene piccola, è molto popolare tra i visitatori. Le sue acque cristalline e l'atmosfera tranquilla invitano a rilassarsi e godersi il sole. La sua storia marinara. Camogli ha una lunga tradizione marinara, e la sua storia si riflette nella sua architettura e nella sua gente. Il suo ambiente rilassato. A differenza di altre destinazioni turistiche più affollate, Camogli conserva un'atmosfera autentica e rilassata. Cosa fare a Camogli? Passeggiare per il centro storico, perdersi tra le strette viuzze di Camogli e scoprire i suoi angoli più nascosti è un'esperienza indimenticabile. Visitare la chiesa di San Fortunato. Questa chiesa del XII secolo è uno dei monumenti più importanti di Camogli. Fare escursioni. Da Camogli partono numerosi sentieri che ti permetteranno di esplorare i dintorni e godere di viste spettacolari. Fare immersioni o snorkeling. Le acque cristalline di Camogli sono ideali per esplorare il fondale marino. Provare la gastronomia locale. Non puoi perderti i piatti tipici della Liguria, come il pesto, la focaccia e i frutti di mare freschi. Quando visitare Camogli? Il periodo migliore per visitare Camogli è la primavera o l'autunno, quando le temperature sono piacevoli e ci sono meno turisti. Dolceacqua è un incantevole paese che merita di essere esplorato. Ecco una descrizione più dettagliata per conoscere meglio questo pittoresco angolo della Riviera italiana. Dolceacqua, una favola medievale.
Dolceacqua è un piccolo borgo medievale situato nella provincia di Imperia, nella regione della Liguria. Incastrato tra le colline della Val Nervia, questo luogo ti trasporterà in un'altra epoca con le sue viuzze acciottolate, le sue case in pietra e il suo castello medievale. Cosa rende Dolceacqua così speciale? Il suo ponte medievale. Il ponte medievale di Dolceacqua è una delle sue immagini più iconiche. Questo ponte di pietra, che attraversa il fiume Nervia, è stato immortalato in numerosi dipinti, comprese le opere di Claude Monet. Il suo castello, il Castello Doria, che domina il paese, è una costruzione medievale che offre panorami mozzafiato. Il suo centro storico, le strette viuzze di Dolceacqua sono piene di fascino. Puoi passeggiare per esse, ammirare le case in pietra e scoprire piccoli negozi di artigianato. La sua atmosfera tranquilla. Dolceacqua è un luogo ideale per fuggire dal trambusto e godere della tranquillità della natura. Cosa fare a Dolceacqua? Visitare il Castello Doria. Esplora le diverse stanze del castello e goditi le viste panoramiche. Attraversare il ponte medievale. Cammina sul ponte e senti la storia di questo luogo. Passeggiare per il centro storico. Scopri i negozi di artigianato, le gallerie d'arte e i ristoranti. Fare escursioni. I dintorni di Dolceacqua offrono numerosi sentieri per godere della natura. Degustare la gastronomia locale. Prova i piatti tipici della regione, come la focaccia e il vino locale. Curiosità. Dolceacqua e l'arte. Il paese è stata una fonte di ispirazione per molti artisti, come Claude Monet e Giovanni Morscio. La bandiera arancione. Dolceacqua ha ricevuto la bandiera arancione, un riconoscimento assegnato ai paesi che si distinguono per la qualità della vita e l'offerta turistica. Perché visitare Dolceacqua? Se cerchi un luogo tranquillo e autentico dove rilassarti e goderti la bellezza della natura, Dolceacqua è la destinazione perfetta per te. Questo piccolo paese ti offre l'opportunità di immergerti nella storia e nella cultura della Riviera italiana. Santa Margherita Ligure è una perla della Riviera Ligure, un gioiello incastonato tra il mare e le colline. Perché visitare Santa Margherita Ligure? Bellezza naturale. La città è situata in una baia incantevole, circondata da colline verdeggianti e acque cristalline. Atmosfera rilassata. Lontana dal caos delle grandi città, Santa Margherita Ligure offre un'atmosfera tranquilla e rilassante, ideale per una vacanza all'insegna del relax. Storia e cultura. Il centro storico, con i suoi palazzi nobiliari e le chiese antiche, racconta una storia millenaria. Vita notturna. Nonostante l'atmosfera rilassata, Santa Margherita Ligure offre anche una vivace vita notturna, con numerosi bar e ristoranti. Sport e attività all'aria aperta. Oltre alle spiagge, la città offre numerose possibilità per praticare sport acquatici, fare escursioni o semplicemente passeggiare lungo il lungomare. Cosa vedere e fare a Santa Margherita Ligure? Spiagge. Le spiagge di Santa Margherita Ligure sono rinomate per la loro bellezza. La spiaggia della Ghiaia è la più famosa, ma anche la spiaggia di Paraggi è molto apprezzata. Parco naturale di Portofino. Il parco offre numerosi sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, con viste mozzafiato sul golfo del Tigullio. Abbazia di San Fruttuoso. Raggiungibile in barca o a piedi, l'abbazia è un luogo incantevole, immerso nella natura. Centro storico. Passeggia per le vie del centro storico, ammira i palazzi nobiliari e visita la chiesa di Santa Margherita. Shopping. Troverai numerose boutique e negozi di artigianato locale. Gastronomia. Assaggia i piatti tipici della Liguria, come il pesto, la focaccia e il pesce fresco. Consigli utili. Quando andare? La primavera e l'autunno sono le stagioni ideali per visitare Santa Margherita Ligure, quando il clima è mite e c'è meno affollamento. Come arrivare? La città è ben collegata con le principali città italiane tramite treno e autostrada.
Dove alloggiare? Troverai una vasta scelta di hotel, bed and breakfast e appartamenti per tutte le esigenze. Cosa portare? Non dimenticare il costume da bagno, la crema solare, un cappello e scarpe comode per le escursioni. Santa Margherita Ligure è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza rilassante e all'insegna della natura. Sia che tu voglia semplicemente rilassarti sulla spiaggia, esplorare il territorio circostante o scoprire la cultura locale, questa città ha tutto ciò che desideri.